E la pesca, e questa come si è sviluppata, per la tecnica si può dire che è l'unica al mondo. Ma perché l'unica al mondo? Grazie alla configurazione orografica del nostro Carso, che repentinamente si abbassa fino al mare. Questo dava l'opportunità alle vedette di essere appostate a circa 150 metri di altezza, e la loro funzione erano di guardare il mare. Quando che avvistavano il banco dei Tonni, con delle grida convenzionali, praticamente dirigevano il natante Tonera, che aveva circa 12 metri di lunghezza, dove era stivata una rete detta tratta per i tonni di 500 metri di lunghezza, e facevano la circuizione del banco dei tonni dalla spiaggia fino alla spiaggia. Questo ovviamente era molto, ma molto specifico, e anche le grida erano molto specifiche. Per esempio, c'erano 3 vedette. Una era cosiddetta vedetta centrale, che era appostata proprio al di sopra della tonnera. Tonnera ovviamente era con la prora ancorata, perché c'è sempre un po' di corrente che se no la portava a dritta e anche a sinistra, e la poppa invece era legata con un scoglio sulla spiaggia in modo di stare ferma. Poi una vedetta di grassa cosiddetta, diciamo a destra, se guardiamo il mare e guardiamo alla destra, c'era una vedetta cosiddetta di grassa e un'altra vedetta a sinistra detta vedetta di magra. E quando per esempio questa vedetta di grassa avvistava il banco del Tonni, attenzione, perché il banco poteva essere anche grande di 800 oppure di 1000 unità di questi tonetti, avvistava questo banco e cominciava a gridare: "A bauta de grassa, a bauta di grassa". L'etimologia di queste parole non lo so, mi dispiace, però per i pescatori voleva dire che il banco dei tonni sta arrivando da dritta, e cominciavano a vogare verso largo e calare circa 200 metri di rete detta tratta per i tonni. Quando che questi 200 metri erano già calati, questa vedetta di grassa non poteva vedere cosa che succede lì, perché era troppo lontano, e allora prendeva al comando la vedetta centrale, e la vedetta centrale incominciava a gridare: "Stegando voch, stegando voch". Questo vuol dire girate a destra e calate altri 100 metri di rete. E questo vi posso dire perché i nostri pescatori erano pragmatici. Hanno detto: cosa qui inventiamo delle parole nuove? Abbiamo i gondolieri di Venezia che quando con la gondola girano a destra o a dritta dicono stegando, e quando che girano a sinistra dicono premando. E allora i nostri anche hanno detto: ma stegando! È come Opera Verdi, no? Perché attenzione, ma se guardiamo un po' il teorema di Pitagora, no? Allora, erano questi appoggiati a 150 metri di altezza e il natante era dalla spiaggia a 200 metri. Vuol dire che l'ipotenusa aveva circa 350 metri. Dunque parliamo di 3 campi di calcio. Per questo tutte queste vedette avevano un tenore molto forte. Per questo a Santa Croce ci sono tanti tenori. Questo era interessante. La terza fase era molto importante perché il tonno, attenzione, il tonno può raggiungere nel mare 100 km all'ora, 100. È una cosa spaventosa, e l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora può raggiungere in 7 secondi. Parliamo come una Formula 1. Dunque, questo tonno era molto veloce. Anche il natante doveva essere questa tonera snella, e questi 4 vogatori, la terza fase, dovevano tirare fuori tutta l'adrenalina e avvogare a tutta forza fino alla spiaggia per fare la circuizione del banco dei tonni.
A volte, per aumentare il numero di vogate, per andare più veloce, c'era anche un grido za, 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 per fare tutta la circuizione al massimo in 10 minuti. 11 era forse troppo tardi, perché il tono si girava e andava fuori. Il grido che nessuno voleva sentire invece era torba. Torba in sloveno vuol dire borsa, però la borsa era vuota perché il tono se n'è andato. E poi sei colpa tu perché non hai gridato prima di fare stegando e così via, però succedeva anche queste cose qui. L'importante è questa situazione della pesca del tonno, che questi 6 uomini d'equipaggio che erano nella tonnera non potevano da soli tirare queste enormi reti sulla spiaggia, avevano bisogno di manodopera. E come facevano manodopera? Da dove veniva? Dal paese. Quando che si diceva sempre che noi abbiamo aspettato i tonni, cioè noi, i nostri pescatori hanno aspettato i tonni e hanno chiuso i tonni, con la circuizione. E quando in paese si spargeva la notizia, oh guarda che hanno chiuso per esempio Toponimo Solnik, dai giù 30-40 persone fino alla spiaggia per aiutare a questi pescatori di tirare questa enorme rete con i tonni sulla spiaggia. E quando che il capo diceva tira, e questi tiravano, ma non è che durava 5 minuti, questo tiro durava circa 2 ore, non era così proprio facile. E quando che il tonno poi arrivava sulla spiaggia e sentiva che moriva, addirittura i pescatori dovevano tirare sulla lima dei sugheri perché il tonno poteva saltare oltre, che ha una forza tremenda, il tonno, è tutto solamente con la coda. La coda praticamente è l'elica del tonno. È una cosa impressionante che può raggiungere, abbiamo detto, 100 km all'ora. Dunque, quando che si tirava questa enorme rete con i tonni sulla spiaggia, il mare ribolliva perché i tonni volevano, ovviamente, sapevano che non c'è più, perché il tonno, questa nostra pesca, non era così cruenta come la mattanza, perché sappiamo che la mattanza che dovevano con arpioni, no, tirare, era tutto pieno di rosso, praticamente era sangue, invece no, qui il tonno moriva d'asfissia. Lui non aveva più ossigeno e moriva d'asfissia. Il tonno poi, quando che era già sulla spiaggia, non è che si gettavano lì, no, si faceva la conta, si mettevano in fila, per esempio 30 tonni, 40 tonni, quello che c'era, poi c'erano 2, 3, diciamo così, pescatori un po' più anziani, avevano una falcetta piccola, aprivano l'interiora, il fegato e anche il cuoricino si distribuiva tra i trattaioli, quelli che tiravano la rete, invece l'interiora vera e propria si distribuiva tra i pescatori per l'inverno. E cosa si faceva? Cioè si asciugava, si metteva un po' di sale, perché sale era il frigorifero, no? Di una volta, e si facevano delle tripe. Io non li ho mai mangiato, però qualcuno diceva sono prelibate, sono vivo. Wow. Invece quelli che tiravano anche la rete non è che sono venuti sulla spiaggia a prendere il sole e fare il bagno, no, come compenso di lavoro ognuno prendeva un trancio di tonno e questo trancio di tonno era il capo, una legge non scritta comunque, che ogni 7° tonno il capo tagliava per questi trattaioli che hanno ovviamente tirato questa rete sulla spiaggia. Enogastronomia, e come le nostre mamme facevano il tonno, cottura in padella, ma così, diciamo così, 2 minuti da un lato, 2 minuti dall'altro lato, oppure anche sulla griglia, e quando che era ben cotto, olio d'oliva extravergine era imperativo, e il fiore di finocchio selvatico. Senza il fiore di finocchio selvatico non era il tonno. Giusto, adesso mi viene già l'acquolina in bocca per fare
e si accompagnava, perché il tonno deve nuotare, cioè in tre liquidi, no? Il primo era il mare, il secondo olio d'oliva extravergine e il terzo era il vino. E allora si beveva i nostri vini autoctoni, che sono Glera, che si fa il famoso prosecco, no? Perché il vitigno è nostro qui, attenzione, e anche con Vitowska, vini bianchi, e anche Malvasia, però attenzione, Malvasia non è autoctona nostra, la Malvasia viene dal Peloponneso. Ma siccome che a volte, per esempio, tanti pescatori che avevano una piccola vignetta, anche non è che non avevano nulla, no? Perché avevano qualche vignetta, però sempre l'80-90% era vino bianco. E vino bianco, però vino bianco si beveva, non era tanto, no? Allora, quando che veniva già giugno o luglio, non c'era più vino bianco. E allora con il pesce azzurro e anche col tonno si beveva anche vino rosso. Dunque vino rosso che noi abbiamo qui, che è Refosco, oppure anche Merlot, oppure Cabernet. Questo era un rito, diciamo, di tutte le cose. Quello che è anche interessante di ribadire è che la campagna della pesca del tonno incominciava da agosto e finiva in ottobre. Però c'era anche una cerimonia per incominciare questa pesca del tonno. La prima cosa era che le compagnie si componeva da 9 pescatori. Abbiamo detto 6 imbarcati sulla tonera e 3 vedette. Dunque una compagnia integrale aveva 9 pescatori. E questi 9 pescatori si allevano nel paese, io parlo per Santa Croce perché conosco bene, sicuramente anche da Aurisina e anche Contovello oppure anche Barcola, prendevano un'osteria e facevano grande festa, no? La cena, però quando che dovevano pagare, no, a puff vuol dire in credito, pagherò quando che sarà la prima pescata del tonno. Insomma, questo era anche un rito da ribadire e anche da sottolineare, perché era veramente, faceva la parte integrante di tutte le cose che sono successe su questa pesca del tonno. E ovviamente era, ripeto di nuovo, un evento sociale per tutto il paese. E mi ricordo di un'annata che era un'annata formidabile, nel 1954. Era tanti tonni che era una cosa impressionante. Addirittura in un giorno facevano la pescata, 3 pescate in un giorno, una in mattinata, una verso le 1-2 del mezzogiorno, diciamo il pomeriggio, e la terza verso le 5-6 di sera quasi. E dunque quando che tiravano la rete era già buio quando che il tonno veniva sulla spiaggia. E la famosa pescata di agosto del 1954 hanno pescato 800 tonni, 800 pezzi, tonnetti però da 10-12 kg. E allora quella legge non scritta che ogni 7° tonno si tagliava i tranci e distribuiva tra i trattaioli, no, ognuno si prendeva un tonnetto e lo portava a casa. Va bene, aveva 10-11 kg, però era un tonnetto intero. Questo era veramente spettacolare dal punto di vista, diciamo, anche emozionante, no? Per tutti, e proficuo, è quello che era molto importante, no? La cosa, come si divideva questa torta, diciamo, no? Il pescato valeva, diciamo, il 100%, e il 50% è andato al padrone della barca e anche della rete, gli altri 50% invece all'equipaggio. Alla fine della campagna della pesca del tonno, il proprietario dava diciamo così, una bonifica o una gratifica al capo della tonara, 5%, e anche alla vedetta centrale, perché lui era molto importante. La vedetta centrale era quella che comandava e che faceva la circuizione, era molto importante, e anche lui prendeva un 5% extra alla fine della campagna della pesca del tonno. Interessante un'altra cosa, queste tonnare, non è che noi qui sul Carso avevamo dei cantieri per costruire queste imbarcazioni da 12 metri di lunghezza, 2,20 metri di larghezza.
avevamo bisogno di maestri d'ascia, provetti, no? Per costruire questi natanti. E allora i nostri pescatori dove andavano a costruire? Andavano al cantiere di Pirano, ossia San Bernardino, si chiama lì esattamente, non proprio Pirano ma San Bernardino, da Almerigo a Polonio. Mio nonno materno era padrone anche di tonnara e di rete tratta per i tonni. Lui cioè vuol dire che a Polonia aveva troppo lavoro e ha ordinato la tonnara nel cantiere Polli di Capodistria. Parliamo 1913 e mia mamma sempre mi raccontava quanti tonni che avevano a casa anche per l'inverno, come che facevano a fare, diciamo, che il tonno non si mangiava solamente fresco, ma bensì anche cosa succedeva, non so, in novembre, dicembre, gennaio, febbraio. E allora il tranci dei tonni si faceva una cottura ma molto veloce. Poi nei barili, diciamo, speciali si metteva questi tranci, poi un po' di sale, olio d'oliva extravergine, così astratti, e questo qui poteva durare fino a gennaio-febbraio ed era molto molto saporito. Il tonno poi... Non pesce che si affumicava, giusto? No, noi no, qui no, non esisteva, no, solamente la cottura veloce. Ovviamente, ma poi quando che si, diciamo, non so, in dicembre o in gennaio si faceva una cottura magari ancora un po' più consistente, no? Ok? Ecco, questo qui era la pesca del tonno veramente spettacolare, e il primo documento, cioè il documento più antico che abbiamo della pesca del tonno, risale al 1578. No? E lì è scritto in latino, ma perché? Perché noi dobbiamo anche qui menzionare una cosa molto importante. Parliamo dei feudatari. Siccome che la pesca del tonno era molto proficua, allora i feudatari, beata l'ora, no? Di avere qualche introito notevole. E allora i proprietari delle tonnare fino al 1808 erano delle famiglie patrizie triestine, oppure la signoria di Duino, parliamo di Torre Tasso. E questa signoria, che erano Marchesetti, Francolsperk, poi Pellegrini, erano padroni di tonnara e anche della rete, ed ingaggiavano i pescatori di etnia slovena, di Barcola, di Contovelo, di Santa Croce e di Auresina, e li pagavano sia in natura oppure anche in denaro. Però sappiamo la rivoluzione francese, che è nata nel 1789, che diceva liberté, égalité, fraternité, no? Dunque ugualità, fratellanza e via dicendo. È venuto Napoleone, e Napoleone sappiamo benissimo che era contro i feudatari, no? E allora ha detto nel 1808 al governatore della Dalmazia, che si chiamava Dandolo, sicuramente di origine veneziana: per favore, tu fammi una nuova legge per la pesca del pesce nell'Adriatico. E la prima cosa, l'articolo numero 1, c'era: la pesca è libera per tutti. Dunque, non è che il decimo non è che andava al nostro padrone, perché il padrone poteva essere, non so, il conte, poteva essere anche il re, la chiesa, il vescovo. E allora si distribuiva solamente tra i pescatori il guadagno. Però purtroppo sappiamo che Napoleone è stato sconfitto nel 1815 a Waterloo, e poi sono arrivati qui di nuovo gli Asburgo, e questi feudatari volevano gli stessi privilegi che avevano prima del Napoleone. E questo ping pong col governo di Vienna durava 20 anni. E il 7 agosto 1835 praticamente il Parlamento di Vienna ha copiato quasi il decreto che ha emanato il Dandolo, in italiano, attenzione, abbiamo lì il documento, possiamo anche vederlo dopo, e a sinistra la traduzione in tedesco.
Vuol dire che da quell'epoca lì, noi eravamo liberi e anche l'articolo numero 2, tra l'altro perché erano tanti articoli, il numero 2 era molto importante perché ogni paese che è adiacente al mare ha l'esclusività della pesca entro 1 miglio marino dalla costa. Parliamo di 1852 metri. Vuol dire che ogni paese aveva questo orticciolo, no? Dove che solamente i paesani di quel paese potevano pescare. Dunque, i pescatori non è che avevano solamente la costa, ma erano padroni anche di un pezzo di mare. E questo era grazie, se la rivoluzione francese, politicamente parlando, era giusta o non era giusta, non entriamo in questo argomento. Però per i nostri pescatori era una manna dal cielo. Perché da quell'istante lì i nostri pescatori potevano pescare per conto proprio. Non c'era il decimo di dare, non so, al vescovo oppure al conte e via dicendo. E questo era diciamo così, una cosa molto importante nella storia dei nostri pescatori. Tornando di nuovo proprio alla tecnica di pesca del tonno, sì. L'equipaggio della tonnara, sì. sei pescatori, sì. 6 uomini, stiamo parlando di un lavoro maschile. Assolutamente. Come funzionava questo equipaggio? C'erano dei ruoli, c'erano dei nomi, c'erano delle età? Sì, tutti avevano il nome, tutti, perché se no era caos, no? Sulla tonnara. Ognuno aveva, per esempio, allora i vogatori, che erano molto importanti, perché questa tonnara, attenzione, tonnara dal punto di vista di architettura navale era un natante molto veloce. Dunque, per essere un natante molto veloce, la lunghezza, il rapporto tra lunghezza e larghezza doveva essere su 5,5-6, perché questo gli dà un natante snello, veloce, no? E la tonnara aveva circa 5,5, dunque se aveva 12 metri, la larghezza era 2,10, 2,20. E non solo questo, la prora e la poppa erano simmetriche uguali e non avevano il timone, perché il timone aveva una resistenza al moto addizionale e non serviva, perché il capo con suo remo poteva far girare la natante, la tonnara a dritta e anche a sinistra. Dunque via il timone, non lo vogliamo. E un'altra cosa che era molto importante era di avere nel mezzo, diciamo, dello scafo un'apertura molto grande per stivare 500 metri di questa tratta per la pesca del tonno. E se no... E poi anche 2 balli rinforzati di rovere di 7 centimetri di spessore, perché se no il natante poteva fare la torsione. Questo era molto importante per la robustezza cosiddetta trasversale del natante. E questi vogatori, che avevano remi da 6 metri, questi remi appoggiati nelle forcole a doppio morso, avevano un nome. Quello che era il primo a prora era prodiere, quello secondo era invece čupar in sloveno, addetto allo zoppolo, perché lo zoppolo era un natante ausiliare quando che si faceva la pesca e quando che la rete, ossia la pesca, era già finita e anche la rete già sistemata, diciamo calata. C'era la corrente, allora questa rete poteva andare un po' a sinistra oppure a destra. Per questo c'era questo natante ausiliare che teneva questa rete per stare perpendicolare alla spiaggia, perché altrimenti, se era obliqua, come potevano tirare sulla spiaggia? Per questo il secondo era addetto a questo zoppolo, alla ciupa, ed era nominato čupar. Poi veniva quello addetto ai piombi, e quello in sloveno era svinčar. Dunque, quello che era addetto ai piombi, la lima dei piombi cosiddetta. Poi c'era quello addetto per calare la linea dei sugheri. In sloveno dialetto si chiamava šurer, perché calava la lima dei sugheri. Poi c'era un vogatore che era pod poppo, vuol dire sotto poppa. Dunque lui era proprio sotto poppa, era l'unico che era sul paliolo, e addirittura
aveva un piccolo diciamo così, come un scagnoletto per farlo sì che era più grande, perché sennò non vedeva nulla. No? L'unico che vogava, diciamo, dal pagliolo. E poi c'era l'ultimo vogatore, era il capo, e il capo era sulla coperta, perché la tonara aveva una piccola coperta a prora di circa 1,5 metri, 2,80 metri, e anche la stessa cosa a poppa. E dunque questo capo era a poppa e lui vedeva tutti e lui comandava tutta il natante, no? E doveva sentire bene i nostri sul ciglione carsico, no? Che appostate, le vedete, perché se no qui non si faceva circuizione dei tonni. Per esempio c'era anche un grido, cazzavat. Cosa vuol dire? Perché questi vogatori, quando questa vedetta di Grassa ha incominciato a gridare, no? Abauta, e questi con tutta veemenza hanno cominciato ovviamente a vogare e calare la rete. Però i tonni non è che andavano sempre 100 km all'ora, no? Qualche volta magari facevano una passeggiata, andavano più piano. E allora cazzavat vuol dire, ragazzi, un po' più lento, no? Perché i tonni non è che sono tanto veloci adesso. Poi anche un altro, a volte si diceva anche larghet, vuol dire che il tono magari girava un po' verso largo. E allora dovevano recuperarlo per fare, diciamo, una calata un po' più larga, un po' più verso il mare aperto. E questo era anche una cosa specifica. E poi anche un altro grido, che non era molto, diciamo così, non si gridava ogni giorno, era Dagekap. Dagekap vuol dire vai così avanti. Non so l'etimologia di questa parola, però per i pescatori voleva dire Dagekap, vai così avanti che va bene, e specialmente durante la terza fase di circuizione dei tonni. Questo era molto importante. Perché quante fasi abbiamo allora? 3. Una che diciamo incominciavano a calare la rete fino a 200 metri dalla spiaggia, ok? E questo qui comandava la vedetta di Grassa. E quando che 200 metri circa, no, erano già calati, prendeva il comando quella centrale, perché quello di destra, a 600, non vedeva cosa che succede. Allora per questo la vedetta centrale è molto importante, no? E cominciava a gridare Stegandovor, no? Era molto importante. E quello che è anche, diciamo, da ribadire, quando che facevano la circuizione. Sì, vediamo le fasi. La prima fase fino a 200 metri dalla spiaggia. Poi altri 100 metri. Ok. E poi la terza era a terra voch. A terra voch vuol dire facciamo la chiudiamo. E questa è la terza fase, no? Questa è la terza fase, che era la più delicata, torno a ripetere. Allora, 1954, no? Tra questi ragazzini sono anch'io. E chi sono io? Erika? Cheese. Questo qua. Brava, Evo, give me 5. Sì, questo sono io. L'ho riconosciuto dalle orecchie, ingegnere. Sì. Ma sa perché? Perché ero molto curioso, allora le orecchie così. Sì, questo che vi sto raccontando, io sono l'ultima generazione che posso confermare, sì, io ho vissuto anche la pesca del tonno. E l'ultima pescata, questo non vi ho detto, l'ultima pescata è stata fatta con questa tecnica 1957. Ma perché? Ma non è che il tonno è sparito, no, perché sono nate le tonnare in acciaio da 50-60 metri e allora con l'avvistamento degli elicotteri e anche con degli aerei vedevano il banco dei tonni, davano le coordinate al comandante del peschereccio, che avevano delle reti da 2 chilometri per la circuizione. Hanno fatto circuizione del banco dei tonni, questo tonno non poteva venire più nel nostro territorio. Allora non era più razionale ad aspettare, no, questa pescata per 10 tonni, per esempio. Così che nel 57 era l'ultima pescata del tonno con questo sistema, Però non che il tonno è sparito, il tonno c'era, però
La Era gente... diventato antieconomico. Ma logico, ma aspettare lì 3 mesi per che cosa, no?